Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate qui sul mio canale, iscrivetevi cliccando qui sotto perché vi mostrerò che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi preparo con voi delle crocchette di pollo e patate che potete fare sia fritte, io le faccio così, che al forno. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna sbucciare, lavare le patate e metterle a bollire a seconda della grandezza per almeno 25-30 minuti. Visto che le patate sono a buon punto, inizio a tagliare a pezzetti il petto di pollo intero. Mano a mano che lo taglio, lo trasferisco nel frullatore. Attenzione quando preparate le ricette con il petto di pollo intero, perché come vedete ci potrebbe essere del grasso, quello non è grave, però io preferisco toglierlo, ma più che altro potreste trovare degli ossicini che vanno assolutamente rimossi, soprattutto in questo caso perché dobbiamo frullare la carne. Tagliato tutto il petto di pollo, mettiamo la paprika, dolce o piccante. Io ho fatto metà e metà. Mettiamo un po' di pepe nero, il sale fino, poi ci vorrebbe l'aglio in polvere, io non ce l'ho, per cui prendo un pezzettino così e lo taglio a pezzetti. Non ne mettete di più, altrimenti saprà solo d'aglio. A questo punto chiudiamo e frulliamo. Vediamo un po'. Perfetto, ci siamo. Ora andiamo avanti mettendo in un contenitore le patate lesse. Le ho scolate e le ho fatte raffreddare un bel po' sotto acqua fredda. A questo punto le schiacciamo con uno schiacciapatate o con una forchetta e lasciamo che si raffreddino ancora un po'. Fatele raffreddare almeno per un quarto d'ora ancora, una volta schiacciate tutte. Una volta raffreddate le patate trasferiamo il petto di pollo frullato e con la forchetta schiacciamo e amalgamiamo il tutto. Volendo potete fare questa operazione anche con le mani. Mettiamo un pizzico di sale ancora, visto che prima l'abbiamo messo soltanto nel pollo, ma nelle patate no, e mescoliamo ancora. Ora aggiungiamo un po' di parmigiano reggiano grattugiato e finiamo di mescolare. Adesso prendo il pangrattato e le uova che ho già sbattuto, ci ho messo un pizzico di sale e adesso con le mani stacco un pezzetto di composto, gli potete dare la forma che volete, schiacciamo un po' ed ora passiamo prima nell'uovo, poi facciamo sgocciolare e subito dopo nel pangrattato. E man mano che le facciamo le appoggiamo su un piatto. Ora, se non avete tempo, friggetele subito, altrimenti vi consiglierei di metterle per 15-20 minuti in freezer o per 45 minuti in frigorifero, in modo da farle assestare per bene. A tra poco. Passati circa 45 minuti mettiamo in una padellina 2-3 dita d'olio ed iniziamo a friggere le nostre crocchette mettendone poche alla volta.
Così facendo non faremo raffreddare troppo l'olio e in questa maniera avremo una frittura migliore. Dopo circa 2 minuti giriamo le nostre crocchette e le facciamo cuocere per altri 2 minuti. Eccoci qui, passati in tutto 4 minuti e mezzo, le togliamo e le mettiamo in un piatto su cui, come vedete, ho messo della carta assorbente da cucina. E andiamo avanti. Una volta fritte tutte, le andiamo ad impiattare e ovviamente le devo assaggiare con voi. Eccole qui, guardate che belle, ne assaggio una con voi. Che bontà, sono squisite. Io le ho fatte volutamente più grosse, ma se le preferite le potete fare un po' più piccole. Vi ricordo che per farle al forno dovete metterle in una teglia leggermente unta oppure sulla leccarda con la carta forno sopra, sempre leggermente unta con un po' di olio extravergine di oliva. Le mettete al centro del forno e le fate cuocere per 15-20 minuti nel forno già bello caldo, molto caldo, ventilato a 250 gradi. Le girate a metà cottura. Fatele assolutamente. Fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Io per il momento vi saluto, ovviamente vi invito sempre a condividere e soprattutto ad iscrivervi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Vi saluto e vi auguro buon appetito. Ciao a tutti.